10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Ciao a tutti, ben ritrovati, io sono Patrizio, questo è il mio canale Project Watch e finalmente oggi andremo a parlare delle Nevada Chronomaster Sea-Diver Avieto. Volevo ricordarvi però inoltre, per chi fosse interessato, di seguire la pagina Facebook Nevada Forum. Però prima di iniziare il nostro argomento vorrei fare un po' di chiarezza, perché alcuni Chronomaster vintage, alcuni erano marchiati Nevada Grand Canyon, altri invece erano marchiati Croton Nevada o Croton. Negli anni 40 queste due società collaborarono. Inizialmente la Croton era un'importatrice di orologi svizzeri dall'America, e solamente in un secondo momento la Croton divenne un vero e proprio marchio per orologi, appunto per il mercato americano. Poi fu anche complice il fatto che la Movado fece causa alla Nevada perché ritenesse che il nome era simile a loro e in qualche modo potesse danneggiarla. E quindi questo fu aggirato dalla Nevada semplicemente cambiando il marchio, aggiungendo la parola Croton alla parola Nevada, o Nevada Croton, oppure Nevada Grand Canyon. Nevada è stata fondata in Svizzera a Grand Canyon nel 1879, e invece la Croton Watch è stata fondata a New York nel 1878. La Nevada, che era rimasta inattiva da più di 40 anni, ed è stata rilevata da due imprenditori francesi già attivi nel settore dell'orologeria, Guillaume Ladier e Rémy Chabrat, che è il proprietario del gruppo Montrichard, una manifattura di orologi svizzera. Questi due imprenditori hanno rilevato la licenza di Nevada dal gruppo messicano Holzer, e nel 2019 iniziò il piano di recupero della Nevada Grand Canyon. Il piano prevedeva di riproporre in chiave moderna alcuni dei cronografi vintage del passato, mantenendo il più possibile le forme classiche dei modelli anni 60. I due imprenditori hanno investito molto in questo progetto e lo testimonia la realizzazione del libro guida Chronomaster Only, creato da due professionisti del settore come Grégory Dossier e Anthony Marquet, gli stessi autori in poche parole delle Watch Only. Ho voluto rinominare questo Chronomaster Master of Speed perché è il nome del profilo Instagram di Matteo Leoni, il possessore del Chronomaster Vintage con quadrante tropicale, lo stesso presente sul libro Chronomaster, da cui Nevada ha preso ispirazione riproponendo questo modello in chiave moderna. Master of Speed, che è un noto collezionista che si è distinto collezionando alcuni degli Speedmaster Moonwatch più rari e belli in assoluto. Ma non è tutto qui. In tempi non sospetti Matteo nota questi Chronomaster vintage collezionandoli insieme a suo cugino Neil, raccogliendone una cinquantina di pezzi, da cui nasce una collaborazione per la realizzazione del libro, appunto del libro Chronomaster. Tutte queste caratteristiche mi hanno portato a scegliere questo cronografo, che si ispira a un modello col quadrante virato dal nero a un marrone cioccolato. Il modello vintage di questo Chronomaster è dei primi anni 60 e è appartenuto anche all'attore protagonista Brian Kelly della serie televisiva Flipper il delfino. Un altro aneddoto che è stato raccontato da Master of Speed è che su Nevada tropicale
è custodito in cassetta di sicurezza, limitandone l'uso. In quanto, essendo uno dei primi modelli degli anni 60, gli indici sono altamente radioattivi, complice il fatto del periodo di utilizzo del radio fino a metà anni 60, lo stesso radio che potrebbe aver causato il viraggio dal nero al marrone. Ok, proseguiamo con la presentazione di questo modello. Purtroppo non c'è possibilità di acquistarlo in negozi fisici e sono solamente reperibili sul loro sito ufficiale in Nevada. I prezzi si aggirano sui 1.800 con il bracciale in acciaio, poi in base al modello cambiano di qualche 100 euro. E a questa somma poi bisogna aggiungere i dazi e IVA italiana di circa 400 euro. Io personalmente considero il Corona Master il nuovo cronografo entry level. 10 anni fa su queste cifre si trovavano gli Omega Moonwatch, che chiaramente non è paragonabile. Però oggi l'orologeria è cambiata, i prezzi sono raddoppiati, triplicati. Penso che su questa fascia di prezzo sia il giusto compromesso per chi volesse indossare un cronografo classico dalle giuste proporzioni e anche con una ricca storia alle spalle. Anche affidabile e con una vasta gamma di modelli tra calibri automatici e manuali. I calibri utilizzati dal Chronomaster Vintage erano svariati, da quelli con ruota a colonne da quelli con leva a camme. Il calibro utilizzato dal nuovo Chronomaster è un Sellita SV 510 BHB, una versione automatica che viene poi modificata e si trasforma nella SV 510M, sarebbe per manuale, BHB. Il calibro 510 è nient'altro che il rifacimento dell'ETA 7750, un calibro che veniva equipaggiato negli anni 90-80 da IVC e Breitling. Per quanto riguarda il vintage a cui si ispira questo modello, il calibro che veniva usato negli anni 60 era il Venus 210. Venus che poi fu assorbita dalla ETA Valjoux nel 1966. Questo passaggio è interessante perché il calibro 7750 Valjoux è una derivazione del Venus 210. Quindi il Sellita 510 è un calibro coerente ed è degno di far parte di questa nuova generazione di Nevada. Le misure sono importanti. Proprio in questo periodo molti marchi stanno ridimensionando le casse dei loro orologi. Ed è una delle qualità principali di questo orologio, che presenta un lag to lag di 46,5 mm. Per quanto riguarda invece la cassa, il diametro è invece di 38 mm. Compresa di lunetta invece diventa 39 mm. Lunetta in alluminio con doppia funzione GMT e diver che riprende lo stile vintage. Infatti la ghiera gira libera senza il meccanismo di scatto unidirezionale. Lo spessore complessivo compreso di vetro è di 13,7 mm per il manuale e 14,8 per il calibro automatico. In poche parole c'è 1 millimetro di differenza. Il vetro a zaffiro bombato, trattato con antiriflesso, anche esso riprende lo stile vintage di quello in plexiglass. Altro punto a favore sono le sfere Brodarov, bellissime per una visibilità immediata, anche se vanno un po' in conflitto con la lettura dei contatori del cronografo. Sfere e indici sono in Luminova, ma in questo caso specifico sono stati entrambi trattati per dargli un aspetto tropicalizzato. Quello che mi lascia sorpreso è che, possedendo un Flamaster virato, le sfere e gli indici si assomigliano, presentando un effetto vintage realistico. Il quadrante ha una colorazione marrone pastello. La corona ha il logo Nevada e la chiusura è a pressione per il calibro manuale. Per quella automatica invece è a vite. L'impermeabilità rimane 100 metri per entrambi. Il fondello è a vite e non presenta particolari lavorazioni. Per quanto riguarda il bracciale, Nevada si affida a una ditta specializzata in bracciali, la Forstner Band,
che ha una storia simile a quella della Nevada. Negli anni 60 è all'apice della sua fama grazie al bracciale Confit, cioè un bracciale nato in maglia Milano di acciaio inox, utilizzato dagli astronauti sull'Omega Speedmaster nelle missioni Apollo e Gemini. Dopo un periodo di crisi, la Forstner Band ritorna ai giorni nostri sul mercato con svariati modelli di bracciale. In particolare per questo modello ho scelto il classico bracciale con maglie a chicchi di riso, che riprende lo stile vintage. Interessante sono i finali da 20 mm avvitati al bracciale che ne facilitano il montaggio, come ne facilita il montaggio anche i buchi laterali sulle anse. Un difetto però che non mi sarei aspettato da un'azienda che fa solo bracciali è la rifinitura della clasp, che agli angoli è un po' tagliente. E io penso anche che con l'usura vada ad attenuarsi questo difetto. Il corredo dell'orologio è composto da una controscatola in cartone con sopra impresso in grafica oro il disegno di un aereo. Io adesso non sono sicuro, però dovrebbe essere un B52 degli anni 50, però lo stile è quello. Poi abbiamo anche un cofanetto di color nero in similpelle con al suo interno il disegno del Chrono King di Nevada, cioè il cronografo di punta della collezione. La garanzia cartacea presenta il numero progressivo della produzione dell'orologio. Per quanto riguarda le istruzioni, invece Nevada non le fornisce, ma è possibile scaricarle o andarle a vedere sul loro sito come documento. E c'è un'ultima sorpresa, che è la qualità del tag, che è affascinante, perché sembra fatto di piombo e ceramica. Cioè questi due materiali che gli danno un tocco di artigianalità vintage. A me personalmente mi ha fatto tornare indietro in quegli anni. Adesso non so se sembra ceramica, però comunque l'effetto è quello. E mi ha fatto tornare indietro in quegli anni lì, degli anni 50, degli anni 60. Bene, io avrei concluso anche questa puntata del Nevada Chronomaster. Magari ci possiamo vedere nel prossimo appuntamento. O fare il Flemaster o il Crepas Megamatic, però magari meno impegnativo, più corto. Potrei preparare la puntata del Megamatic. Bene, io avrei concluso e vi saluto, alla prossima.